alcuni argomenti di questo studio che lui ha fatto e che risale appunto al basso, cioè, ecco, al basso medioevo, a quando nasce Iglesias. Quindi la domanda che io gli faccio e che poi spero voi, dopo che lui termina la presentazione, spero farete, è quando nasce Iglesias. Ecco, questa che sembra una domanda semplice, vedrete come il professor Ezzi indicherà tutti i passaggi che poi hanno portato a quello che noi oggi vediamo. Grazie. Anzitutto ringrazio microfono. Ringrazio la scuola per avermi invitato, in particolare il professor Casula e gli alunni e tutti quanti per essere presenti. Dunque, la domanda è quando nasce Iglesias. In realtà l'anno esatto in cui Iglesias è nata non è noto, però noi lo possiamo ipotizzare dal fatto che da alcune testimonianze che troviamo nelle fonti, non sono moltissime, una è quella di Francesco Fara, uno studioso del 500, un cronista del 500, e poi abbiamo una memoria, cioè una cronaca anonima in lingua spagnola del 400 che ci parla appunto dell'origine di Iglesias, e entrambe le fonti ci dicono che fu creata dal conte Ugolino della Gherardesca. Ugolino era arrivato in Sardegna in occasione della conquista di Cagliari. Cagliari allora non era dove sta oggi, era praticamente situata presso lo stagno di Sant'Agilla, dove c'è l'attuale città mercato, grosso modo. Ai tempi la Sardegna era divisa in 4 giudicati, prima della nascita di Iglesias, che erano nati intorno, anche sui giudicati non abbiamo delle notizie precisissime perché i documenti non ne sono arrivati tanti, però ipoteticamente noi immaginiamo, si pensa che siano nati, anche perché a partire da quel periodo ci sono una serie di testimonianze, nel X secolo, quando la Sardegna la Sardegna era stata bizantina, era stata riconquistata da Giustiniano nel 534, dopodiché con l'espansione dell'Islam il Nord Africa era stato sottratto ai bizantini e a un certo punto anche la Sicilia, e quindi si ipotizza che fu proprio in quel periodo, quando la Sardegna fu isolata dal resto dei territori bizantini, si organizzò in modo autonomo e si divise in 4 giudicati. In sostanza i giudicati erano dei regni che erano eredi appunto dell'amministrazione bizantina e che dividevano la Sardegna appunto in 4 parti. Quello più grande era quello di Cagliari, poi c'era quello di Arborea nella zona di Oristano, quello del Logudoro, diciamo nell'attuale zona di Sassari, e poi quello di Olbia, di Gallura, che era il più povero e anche un po' il più piccolino. E Cagliari, diciamo, il giudicato a partire dall'undicesimo secolo, intorno al 1015-1017, la Sardegna era stata invasa dai Saraceni, capitanati da questo capo militare che si chiama Musetto, almeno così era stato latinizzato, e quindi Pisa e Genova erano intervenuti con l'avallo del Papa e avevano liberato la Sardegna. In questo modo diciamo che Pisa e Genova, Pisa ancora di più perché successivamente aveva usato la Sardegna per attaccare Madia, che era una base da cui i pirati partivano per procacciare schiavi, e aveva attaccato Madia e quindi si era conquistata un merito che poteva utilizzare grazie al beneplacito, diciamo, dei giudici, che concessero prima, diciamo, ai monaci, diciamo,
ai monaci di arrivare in Sardegna, creare dei monasteri. Siamo nel 1054, il periodo dello scisma, e quindi la Sardegna abbandona il credo ortodosso per passare, diciamo, a quello cattolico, e quindi arrivano i monaci benedettini e vittorini che fungono d'avanguardie poi per i mercanti pisani. Dopodiché i giudici concessero all'opera di Santa Maria di Pisa delle donicalie, che erano una sorta di feudi, e quindi anche l'opera, cioè l'opera era quell'organizzazione che gestiva il Duomo, diciamo, di Pisa, e che aveva tutta una serie di attività economiche e fungeva da avanguardia per i mercanti, perché da quel momento in poi, soprattutto nel XII secolo, i giudici concessero l'abolizione dei dazi per i mercanti pisani che iniziarono ad arrivare in Sardegna. Poi, per farla breve, sul finire del XI secolo il giudice Pietro di Cagliari si ribellò a Pisa nel tentativo, provò a allearsi con Genova, i funzioni antipisani. Tanto c'erano state, all'inizio Pisa e Genova andavano d'accordo finché c'era un nemico comune, però successivamente tra il 1120 e il 1133 ci fu una guerra che terminò con un arbitraggio da parte del Papa che concedeva a Genova una parte della Corsica, soprattutto nel nord della Corsica. Però comunque la predominanza pisana in Sardegna rimase piuttosto netta successivamente, e diciamo sul finire del XII secolo, quando il giudice Pietro provò a ribellarsi, fu sostituito con Oberto di Massa, che era un pisano. Quindi Pisa, diciamo che prima era intervenuta pacificamente e economicamente, adesso non si accontentava più e voleva la direzione del giudicato di Cagliari, mettendo un suo cittadino. Poi nel 1217 la giudicessa Benedetta, che era debole di fronte diciamo, al comune pisano, fu obbligata da Lamberto Visconti, che era il giudice di Olbia, perché i pisani avevano occupato anche quello, Civita si chiamava Olbia allora, a cedere l'area dove oggi sorge il castello. Sardo Cagliari si dice Casteddu, perché il cuore della Cagliari medievale era il castello, cioè il quartiere di Castello, che fu creato dai pisani a partire dal 1217. Quindi lì accade che c'erano in sostanza due città, perché quella dove sta Cagliari ora, che era pisana ed è stata costruita dai pisani, quindi il quartiere Castello, è quello di Bagnaria, che corrisponde al quartiere di Marina, e Santa Igia, che era invece la Cagliari del tempo, quella medievale. Santa Igia, che era una città con delle mura che stava, come ho detto, nei pressi del stagno di Santa Gilla. Più tardi, nel 1254, il giudice Chiano si ribellò ai pisani e iniziò uno scontro, che Pisa quindi si alleò con i genovesi, conquistò il castello di Cagliari, lo cedette ai genovesi, poi fu sostituito dal giudice Guglielmo. In questo Chiano morì durante questa guerra, il giudice Guglielmo la continuò, e però nel 1257 Santa Igia si dovette arrendere per modum pacti, e quindi cioè si arrese in modo tale da avere che diciamo, i pisani concessero, non c'erano solo i pisani, in realtà c'erano anche delle armate dei giudici che erano alleati, Guglielmo di Capraia, quello di Oristano, e poi c'era quello di Olbia, diciamo, Giovanni Visconti, e poi c'erano Gherardo e Ugolino della Gherardesca. E lì entra in gioco Ugolino della Gherardesca, che era un signore pisano molto potente, faceva parte della schiera dei Guelfi, e quindi contribuì col suo cugino alla conquista di Santa Igia. L'anno dopo Santa Igia si ribellò e a quel punto fu di nuovo presa, questa volta per vim, per forza, e successivamente distrutta, come capitava a volte nel Medioevo. Fu completamente rasa al suolo, infatti non è rimasto nulla, se non delle vestigia che sono nascoste sottoterra, che sono state anche, diciamo, riaperte e poi richiuse, non so bene perché.
e quindi è sparita del tutto dalla nostra vista, quindi nessuno ne sospetta l'esistenza se non fosse per i libri di storia. Proprio in quel frangente ci fu una divisione dunque del territorio dell'ex giudicato di Cagliari, che fu diviso diciamo in 3 parti, di cui un terzo andò a Gherardo e Ugolino della Gherardesca. Quindi Ugolino in pratica aveva la metà di un terzo, quindi un sesto. Alla fine, diciamo, dopo una spartizione ulteriore con i figli di Gherardo, nel 1282, scusate, egli ebbe il Cigerri, che era un'area con 40 ville che comprendeva però l'Argentaria e quindi l'area di Iglesias. Quindi come è nata Iglesias? Allora, come dice Francesco Fara e anche la cronaca, Iglesias fu murata da Ugolino in un luogo in cui esisteva già una precedente villa. La differenza tra la villa e la città, l'Urbs, era che la villa non aveva le mura di pietra, poteva essere, Fara parla di oppidum, e quindi questa parola oppidum, che vuol dire in latino fortificazione, ha fatto pensare ad alcuni storici che Iglesias fosse già un grosso centro prima dell'arrivo dei conti Ugolino, ma questo io direi che è completamente da escludere, perché le fonti dicono chiaramente che le mura furono edificate pietra su pietra sotto il conte Ugolino, le prime mura. E quindi era una villa, come ce n'erano tante, piccolina, che poteva avere anche una forma di difesa, magari una palizzata di legno, per cui poteva essere definita oppidum. Diciamo che lui usa la parola oppidum indiscriminatamente per tutti i centri di cui parla nei suoi libri. E quindi da escludere che Iglesias fosse... Argentaria era già il nome di questa villa? No, il nome, con Argentaria sotto i pisani si intendevano i distretti e le miniere, quindi che si chiamava Montagna. Il distretto si chiamava Montagna, quello principale era quello della zona di San Giovanni, ma era distribuito in tante luci. Il problema era quello, allora, che perché a Ugolino interessava quest'area? A Ugolino interessava quest'area proprio perché c'erano le miniere d'argento. Queste miniere esistevano da secoli, si è parlato dell'antica Metalla, di cui però non sappiamo l'ubicazione, sicuramente non era dove c'è oggi Iglesias, forse ad Antas, forse a Grugua, e bisogna fare mi dilungo un po', però voglio dire 2 parole per capire perché in questo periodo, cioè intorno alla metà del 200, erano così importanti le miniere d'argento. Con il crollo dell'impero romano le città non persero subito la loro rilevanza economica, però a partire diciamo dal VII-VIII secolo le scorribande dei Saraceni, unite ad altre invasioni come quella degli Ungari e dei Normanni, portarono alla sparizione di molti centri abitati. Molti porti divennero irrilevanti, furono abbandonati perché erano estremamente pericolosi. Praticamente sotto l'impero di Carlomagno è un impero chiuso nel continente. La popolazione era diminuita moltissimo, forse anche a causa di un peggioramento climatico, e quindi alcune zone si erano completamente spopolate. Però a partire dal X secolo e soprattutto dall'XI abbiamo la creazione dei castelli. Questo perché il clima stava migliorando. Diciamo che la produzione di grano in generale di alimentari era un po' aumentata a causa del miglioramento del clima, cioè un clima più mite, sembra che facesse più caldo di quanto non sia oggi mediamente. E questo permette una crescita della popolazione, un aumento della ricchezza, quindi la creazione, dobbiamo pensare a una specie di circolo virtuoso, la popolazione aumenta, ci sono più braccia con cui lavorare, queste braccia possono abbattere gli alberi, si possono creare dunque nuovi terreni da coltivare, c'è più da mangiare e quindi la popolazione cresce ulteriormente. Ci sono tecniche nuove, per esempio viene introdotta la rotazione triennale delle culture,
viene introdotto l'aratro pesante che chiaramente spingeva più a fondo, muoveva più a fondo il terreno e quindi lo permetteva una migliore ossigenazione, la ferratura dei cavalli, la sostituzione del cavallo, del bue col cavallo nella traina dell'aratro, e insomma un'altra serie di cose che permettono praticamente alla popolazione di crescere. Se la popolazione cresce è perché la ricchezza è cresciuta, quindi vengono creati questi castelli che impediscono i saccheggi, diciamo soprattutto da parte dei normanni e degli ungari che finiscono poi dopo il 1000. Però gli attacchi dei saraceni continuano. Ma i commerci riprendono. Con la ripresa dei commerci nasce la borghesia, in sostanza accanto ai castelli e alle abbazie dove pochi sopravvissuti si erano accalcati, creando appunto i borghi, cioè delle case che stavano attorno alle mura, nascevano le professioni borghesi, cioè l'artigianato e tutte le altre professioni, il commercio. Riprendono i commerci, sono l'epoca delle città marinare, l'epoca delle crociate che permette ai cristiani di avere dei porti sicuri in Medio Oriente con cui coltivare dei commerci molto fitti e molto redditizi. E allora è necessario il denaro, perché nel Medioevo alto praticamente il denaro era sparito. Adesso invece per i commerci c'è bisogno di denaro e quindi l'argento diventa molto importante. Diciamo che intorno alla metà del XII secolo viene creato il denario d'argento, che inizialmente aveva poco valore, ma pochi decenni dopo alcune delle più importanti città, Venezia, Firenze, creano il grosso d'argento, che aveva circa 3,5 grammi d'argento e valeva 12 denari. E poi più tardi, a partire dal 1200, anche le monete d'oro. Diciamo a metà del 200 abbiamo le monete d'oro ed è il segno che ormai l'economia aveva raggiunto l'acme per le tecnologie del tempo e quindi in quel momento le miniere d'argento di Iglesias erano preziosissime. Tant'è vero che dagli studi effettuati si è ipotizzato con buone ragioni, che all'inizio del 300 il 5% dell'argento circolante in Europa era prodotto ad Iglesias. Mi fermo un attimo così magari Giampaolo può fare un'altra domanda e non so perché, per non annoiarvi, se anche voi volete chiedere io ascolto, altrimenti io potrei continuare, però non so se è unidirezionale l'intervento magari diventa noioso. Allora, il Conte Ugolino è un personaggio, diciamo, mitico per Iglesias e non solo per Iglesias. Lui appunto inizia la costruzione della città, però poi le sue vicende sono un po' controverse, un po'... Allora, il Conte Ugolino è uno di quei grandi signori nobiliari dell'epoca. Diciamo che nel 1270 era stato cacciato da Pisa, ma poi dopo la battaglia di Asciano era potuto rientrare nel 1276 e aveva partecipato alla battaglia della Meloria. La battaglia della Meloria è famosissima perché Pisa fu sconfitta in modo disastroso da Genova. E Ugolino era uno dei capi della spedizione. Però malgrado questo, chiaramente era stato, diciamo che la Meloria fu un disastro. Considerate che Pisa aveva ai tempi circa 35.000 abitanti. Secondo le fonti, per esempio Anonimo Pisano ed altri, tra morti e prigionieri Pisa aveva avuto tra gli 11.000 e i 16.000 perdite. Consideriamo che molti dei prigionieri che furono portati a Genova non ritornarono mai a Pisa perché non fu pagato il riscatto e morirono praticamente là. Mettiamo anche che le cifre non siano esattamente quelle, però mettiamo che abbiano perso 8-10.000 uomini, cioè maschi. Voleva dire la metà dei maschi, almeno la metà dei maschi della città. Ci siamo? Quindi la perdita per Pisa fu gravissima, anche ammettendo che non tutti quelli che parteciparono alla battaglia erano pisani, perché chiaramente diciamo, i soldati venivano anche da altri centri.
Però malgrado questo, quindi Ugolino fu messo un po' sotto accusa perché quando c'è una sconfitta ovviamente i generali sono i responsabili. Però malgrado questo fu eletto podestà, non so se vi ricordate chi era il podestà nei comuni italiani, cos'erano i comuni italiani, se volete lo dico, o perdiamo tempo. Diamo per scontato che sappiate cosa siano i comuni, cosa fossero i comuni. Diciamo che erano delle città che si erano emancipate rispetto al potere imperiale a partire dalla fine dell'undicesimo secolo. E Pisa era diventata comune con beneplacito dell'imperatore Enrico IV a partire dal 1081. Podestà era appunto un capo politico che normalmente era uno straniero, però in questo caso era appunto un pisano. Stiamo parlando del 1285, quindi nel periodo in cui Iglesias doveva essere già nato. Però l'anno dopo la battaglia di Meloria, quindi poco dopo fu eletto Nino Visconti come capitano del popolo. In pratica succedeva che le lotte tra cittadine avevano dato luogo a due figure di governo, che uno era quello del podestà e uno quello del capitano del popolo, che normalmente rappresentava le classi mercantili, mentre il podestà rappresentava quella dei magnati, cioè dei signori. Quindi c'era una specie di diarchia litigiosa che terminò quando il partito ghibellino prese il sopravvento e riuscì a incarcerare Ugolino mentre Nino Visconti riuscì a fuggire, cioè non era a Pisa il giorno dello scontro, e Ugolino fu internato nella Torre della Muda, si chiama così perché in questa torre si tenevano le aquile, i falchi, insomma, da caccia, che nel periodo della muta delle piume è condannato con figli e nipoti, insomma con dei parenti, a morire di inedia. Questo è confermato, diciamo, da tutte le fonti. Ugolino non era una tranquillissima, sembra che fosse stato colpevole dell'assassinio di un nipote, diciamo così, dell'arcivescovo che gli era nemico, e quindi, anche se però sono fonti, diciamo, molte posteriori, quindi non sappiamo quanto siano attendibili. E quindi io direi che siccome nel canto 33 della Divina Commedia Ugolino è il protagonista e quindi è assurto personaggio mitologico grazie all'opera di Dante, questo fa stingere sulla origine di Iglesias, diciamo così, un elemento comunque di grandezza mitica. Chiaramente è falsa la diceria che fu diffusa da un commentatore trecentesco che si chiama Jacopo della Lana, che Ugolino si sia nutrito della carne, diciamo, dei parenti morti. Questo è escluso da una serie di riflessioni, il fatto che i corpi che sarebbero di Ugolino, ma non siamo così sicuri, rinvenuti qualche decennio di anni fa, sono i corpi di persone che non avevano mangiato carne da settimane. E poi che Ugolino, vecchio e malato, sia sopravvissuto a dei giovani è assolutamente improbabile. E poi dobbiamo considerare che Ugolino era un cristiano e mangiare carne umana è considerata una colpa gravissima, e certamente non voleva finire all'inferno, ammettendo anche che la cosa gli fosse venuta in mente, inferno a cui tutti chiaramente credevano allora, non è che più o meno, insomma, oggi ci crediamo meno. Non so se c'è qualcosa ancora che volete sapere sul conte Ugolino. Diciamo che sappiamo che l'uomo di Santa Chiara è stato edificato, questo lo sappiamo di certo, dal conte Ugolino, perché ci sono delle iscrizioni che lo attestano. Una in latino e la seconda in italiano, quindi abbiamo una testimonianza certa, e
e sembra che sia stato edificato tra il 1284 e il 1288, quindi in pochi anni. Chiaramente quello dei tempi non era quello che vediamo adesso, che è stato oggetto di molti restauri nel tempo, però il fatto che sia stata edificata così in fretta è segno di una prosperità della città che derivava certamente dalla ricchezza mineraria dell'epoca. Va bene, non so se... C'è qualche domanda su questo argomento qui? Poi passiamo ad altro. C'è qualcuno che ha delle curiosità su, per esempio, le mura pisane? Ecco, Ugolino è quello che inizia la costruzione delle mura. Poi successivamente... Allora, sulle mura possiamo dire che furono costruite e distrutte più volte, perché dopo che Ugolino cadde in disgrazia e fu ucciso a Pisa grazie a causa dello scontro con l'arcivescovo Ruggeri, che ripeto capeggiava i Ghibellini, i figli, che sono Guelfo e Lotto in particolare, ma anche Matteo, che era più piccolino di loro, si impadroniscono di Iglesias e anche di Cagliari, di Domus Novas, del castello Gioiosa Guardia di Villa Massaggia, e si ribellano a Pisa in sostanza. Qua siamo già a metà degli anni 90, all'inizio degli anni 90, chiaramente del 1200. Diciamo che loro si alleano con Genova, in funzione antipisana, e iniziano uno scontro. Si impadroniscono, ripeto, del Cigerri e anche oltre, anche della zona del giudicato di Gallura, però Pisa, che inizialmente era in difficoltà a causa delle conseguenze della battaglia della Meloria, si riprende, perché anche se la pace del 1288 era stata molto gravosa per Pisa, in realtà non fu mai rispettata. Avrebbero dovuto cedere anche Cagliari, secondo quei dettami della pace. Invece Pisa non cedette le cose chieste, anche l'Elba, che era preziosissima, la cedette, ma poi la riconquistò nel 1291, e quindi a metà degli anni 90 c'era stata una pacificazione tra Guelfi e Ghibellini a Pisa. Pisa poté intervenire in Sardegna, quindi mandò Lupo de Lupert, fece un'alleanza col giudice di Oristano, Mariano II, e quindi i figli di Ugolino furono sopraffatti alla fine. C'è tutto nella memoria del 400, questa vicenda è narrata. Si narra per esempio di un evento terribile, perché un ambasciatore pisano, che era Vanni Gubetta, che era fratello del vicario dell'arcivescovo Ruggeri e quindi considerato da Guelfo, il figlio di Ugolino, responsabile dell'omicidio del padre, fu torturato, straziato con delle tenaglie ardenti, legato a 4 cavalli e squartato come vendetta. Questo era tipico della mentalità medievale. Non dobbiamo immaginarci il Medioevo come un periodo tranquillo, era un periodo di estrema violenza, dove la violenza era quotidiana e la gente era abituata a praticarla, e addirittura esistevano delle violenze ritualizzate che erano permesse in genere in tutte le città al fine di formare la gente a fare la guerra. Si chiamano le battagliole, dovevano essere delle battaglie finte, condotte senza fare troppo male, ma che spesso si tramutavano in battaglie vere e proprie con morti e feriti. Comunque, una volta che Guelfo e Lotto sono sconfitti, Guelfo fu ferito dopo che Domus Novas era stata presa prima dai pisani. Non so se è chiaro, quindi abbiamo i figli del conte contro Pisa. Domus Novas viene prima occupata da Guelfo e Lotto, poi viene occupata dai pisani, ma gli abitanti di Domus Novas uccidono i balestrieri che Pisa aveva messo a difesa di Domus Novas. Però intanto Lupo de Lupert, Ranieri della Gherardesca la stanno assediando.
Quando Guelfo prova a rompere l'assedio, viene sconfitto. Nel tentativo di scappare va verso Villa Massaggia, almeno così dicono le cronache, viene ferito da un tale che si chiama Giovanni Squilla, e poi a quel punto il fratello cede Iglesias e i due provano ad andare in continente, quindi vanno verso il nord della Sardegna, da cui dovrebbero imbarcarsi, però durante il percorso Guelfo muore. Non si sa bene, sembra nella zona di Siete Fuentes, però non si sa, forse a Sassari, c'è un po' di discrepanza tra le fonti. Quindi in sostanza, a questo punto Pisa fa distruggere le mura di Iglesias, per tornare alla domanda, e anche quelle di Domus Novas, che intanto poi si era arresa, perché anche Domus Novas era murata allora. E dopo qualche anno di interregno, per cui il territorio venne gestito dal giudice di Arborea, andò al comune di Pisa. Quindi all'inizio del 300 abbiamo l'epoca pisana, che dura poco più di 20 anni in realtà. E le mura sono state ricostruite poco dopo l'arrivo degli aragonesi, cioè poco dopo. Diciamo che già 10 anni prima, una decina d'anni prima, abbiamo la testimonianza che ci dice che Iglesias era murata. Poi abbiamo testimonianze chiaramente che riguardano il periodo dell'assedio di Iglesias tra il 23 e il 24, che ci descrivono le mura. Iglesias aveva le mura che erano lunghe circa 1,6 km, erano circa 18 ettari. Non è mai cresciuta perché il conte fu lungimirante e riuscì a immaginare quanto poteva diventare grande. Raggiunse il suo apice all'inizio del 300, secondo i calcoli di uno storico che si chiama John Day. Iglesias poteva avere tra i 10 e i 13.000 abitanti all'inizio del 300, cioè proprio nell'epoca pisana di cui stiamo parlando. Cosa vuol dire 13.000 abitanti? Se fosse vero, questo la farebbe nel periodo la farebbe diventare una delle città più grandi d'Italia, perché ho detto prima, Pisa aveva ai tempi, non so, poco più di 30.000 abitanti, Roma ne aveva 17.000. Quindi immaginiamo, era grande quasi quanto Roma in quel periodo. Poi nel corso del 300, a causa delle guerre, a causa della peste nera del 48, chiaramente la popolazione è diminuita. Quindi noi si calcola che un po' prima della peste nera la popolazione non doveva essere più di 6-7.000 abitanti. Quindi minore, poi a causa della lunghissima guerra tra Aragona ed Arborea, chiaramente troviamo una città molto più piccola all'inizio del 400. Non so se ho risposto in modo adeguato. Diciamo, le mura, posso dire un'altra cosa, le mura subirono, noi sappiamo che subirono degli interventi sino all'inizio del 600. Dopodiché, intorno agli anni negli anni 30 del 600, non c'erano più soldi per ripararle perché le intemperie chiaramente le rovinavano e ogni tanto bisognava intervenire. Abbiamo una serie di documenti, l'Archivio Storico di Cagliari, che ci suggeriscono però che a partire da quel periodo le mura non furono più riparate. Questo perché erano diventate abbastanza inutili, Iglesias non era più una città strategica e le mura medievali erano come un'armatura di carta rispetto ai cannoni dell'epoca. I cannoni vengono migliorati nel corso del tempo e quindi le mura medievali non erano più sufficienti a difendere una città dall'assedio di un esercito armato di cannoni. Ci volevano dei terrapieni che furono infatti creati però per la difesa di Cagliari. Cagliari era diventata il centro più importante e quindi Cagliari ebbe interventi militari molto che sono visibili sia da parte degli spagnoli sia da parte poi dei Savoia più tardi. Una cosa, anche il castello di Acquafredda era di proprietà del conte Ugolino anteriore. Su Wikipedia troviamo che il castello di Acquafredda era di proprietà del conte Ugolino, però non sembrerebbe così. Anche Francesco Cesare Casula e tutta un'altra serie di indicazioni ci dicono che invece apparteneva all'altro ramo dei Donoratico, quello di Gherardo, praticamente, quindi dei figli. Anche se poi i figli di Ugolino se sono impadroniti durante la loro ribellione, però non fu edificato da Ugolino. Peccato, io
A me dispiace sempre guardarlo perché non si capisce perché non venga restaurato questo castello. È bellissimo, meraviglioso, sembra il castello del Conte Dracula, messo su quell'altura. Da un punto di vista, diciamo, dell'attrazione turistica sarebbe veramente importantissimo restaurarlo. Si crede che i castelli attualmente visibili, che sono sorti nel Medioevo, siano esattamente come erano nel Medioevo. È ovvio che sono tutti stati restaurati, quelli che sono arrivati sino a noi. Quindi non mi sembra un peccato, anche perché abbiamo i disegni, ricostruirlo quello dei conti di Silico. Allora, io l'ho visto, le mura pisane che sono state edificate lì sono particolarissime perché sono molto più larghe di quelle qua di Iglesias e anche la costruzione, giusto, sono a secco, giusto? Sì, erano tutti muri costruiti a secco, quelli di Iglesias erano alti circa 6 metri mediamente e le torri erano 20 torri a Iglesias con 4 porte. Le torri erano circa 10 metri, c'erano in origine 20 torri, questo risulta dai documenti perché ci sono più documenti che lo attestano, e quindi per esempio nel periodo dell'assedio erano così. Cosa volevo dire? Chiaramente ogni città era molto orgogliosa delle sue mura e le mura erano ciò che effettivamente distingueva la città dalla campagna. Le mura erano come come le mura della casa, la città era considerata come una grande casa e abitare dentro la città era un privilegio di cui godevano appunto solo pochi, perché chi non abitava in città al suono prima del tramonto doveva uscire. Questo era un uso ordinario in tutte le città, a meno che non fosse ospite ovviamente, i mercanti che si recavano di giorno per vendere le loro mercanzie in città poi dovevano abbandonarla. Però cosa volevo dire delle mura? Non mi ricordo più. Volevo dire una cosa, ma mi è sfuggita, ci stavo pensando prima. Non so, potremmo anche parlare di cosa significasse abitare all'interno della città. Le mura voleva dire che c'era un controllo stretto su chi entrava e chi usciva. A una certa ora, cioè nel libro io scrivo dopo lo terzo suono della campana. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che al tramonto la campana che scandiva tutti i riti, le campane scandivano i ritmi cittadini, oggi le campane sono mute, in sostanza suonano ogni tanto, non c'è una grande festività, ma ai tempi erano uno strumento indispensabile per comunicare ogni evento ai cittadini. Non c'erano solo le campane della cattedrale, ma c'erano campane anche nei palazzi del governo, per esempio nel palazzo di Don Oratico, che doveva essere nell'attuale piazza Collegio, che è stato distrutto dall'incendio del 1354. Le campane potevano suonare a distesa e non era un'operazione facile perché doveva ruotare la campana per annunciare festività e altri eventi. Oppure le campane potevano annunciare dei pericoli, un incendio, l'attacco dei nemici, suonavano in modo lugubre quando c'era una persona che entrava in agonia, in modo che le persone si raccogliessero in preghiera per l'anima del defunto. Quindi, non mi ricordo più adesso cosa volevo dire, ogni tanto mi perdo. Volevo dire che al terzo suono della campana, dicevo quello, quando io ho scritto nel libro terzo suono della campana vuol dire questo, che al tramonto la campana suonava per 3 volte, cioè una volta a distanza di qualche minuto, in modo tale che chi fosse lontano dalla propria abitazione avesse il tempo di rientrare, perché dopo lo terzo suono della campana non si poteva più circolare nella città. Questa è una norma che vigeva ad Iglesias, ma vigeva in tutte le città del tempo, nei comuni, cioè al tramonto, dopo che il buio inghiottiva la città, nessuno, a parte le persone autorizzate, per esempio a Iglesias i tavernai, che erano praticamente dei macellai, perché loro erano autorizzati a macellare anche durante la notte, oppure le persone di buona fama potevano circolare con autorizzazioni, però le persone comuni, soprattutto
i più poveri non potevano assolutamente circolare e venivano multati. Ricordiamo che dopo il tramonto la città veniva immersa in un buio completo, non c'era alcuna illuminazione, se non qualche lumino che poteva illuminare un sacrario, non so, dedicato a qualche santo, e quindi girare per la città non solo era vietato, ma era chiaramente pericoloso, quindi la gente si rientrava a casa, dopodiché la campana con un certo suono ti diceva che dovevi spegnere i fuochi, perché anche i fuochi che venivano accesi nelle case, nei bracieri, dovevano essere spenti, o perlomeno le ceneri dovevano ricoprire le braci, in modo tale da evitare che durante la notte lì si propagasse un incendio. C'è stato un incendio durante la guerra tra Alborea e Aragaona nel 1354 che distrusse la città. E quindi questo è il segno che anche se le case, ai tempi, questo siamo sicuri perché il breve ci parla della creazione di mattoni e di tegole, c'erano quelli che creavano i mattoni e le tegole, quindi le città dovevano essere fatte per lo più di mattoni, però l'incendio del 54 che distrusse la città e i palazzi più importanti ci dice che almeno in parte la città era costruita in legno. Volevo dire un'ultima cosa, ecco questo che mi ricorda, la città aveva 4 porte, che erano una porta del castello che permetteva di arrivare nell'area, nel quartiere di Castello, praticamente era dove c'è la via Cagliari oggi, e poi c'era invece la porta maestra, che è dove c'è via Martini, in pratica via Commercio, quindi erano a poca distanza l'una dall'altra. Poi c'era la porta di Sant'Antonio che dava verso Flumini, diciamo nell'area nord-est, e poi la porta nuova che dava, diciamo, verso Gonnesa. Qualche documento ha parlato anche di porta di Monte Barlao, e quindi qualcuno ha pensato che ce ne fossero 5, ma sembra ovvio, perché tutti i documenti parlano di 4 porte, che la porta di Monte Barlao, che era praticamente il Monte San Giovanni, fosse la porta nuova. Le porte sono state abbattute, nella porta maestra nel 1776, la porta nuova intorno al se non mi sbaglio al 1832, invece all'inizio del Novecento la porta di Sant'Antonio, che prende il nome dalla chiesa di Sant'Antonio, che è distante circa 500 metri, mentre non sappiamo quando fu abbattuta la porta Castello. Visto che appunto hai parlato delle porte, l'urbanistica di Iglesias subito dopo appunto la creazione di Urbino. interessante. Allora, noi sappiamo che a Iglesias, chi voleva venire a abitare a Iglesias, ed era importante per Ugolino attrarre abitanti, attrarre abitanti voleva dire attrarre lavoratori alle miniere. Il lavoro delle miniere è particolarmente duro, poi magari ne potremo parlare, e quindi chi poteva voler lavorare in miniera? Gente, per esempio, che era colpevole di qualche delitto, che poteva arrivare a Iglesias, non quelli più gravi ovviamente, però delitti, diciamo, non troppo gravi, poteva venire a Iglesias, e Iglesias si impegnava a dare un salvacondotto, il governo di Iglesias. E poi anche i servi che scappavano. Ai tempi la Sardegna era ancora un luogo dove la servitù era diffusissima. I servi lavoravano in genere per 4 giorni a settimana per il padrone, e per 3 giorni invece potevano lavorare per conto proprio, anche se esistevano degli schiavi veri e propri, che si chiamano servos de cada dia, che normalmente erano dei musulmani che venivano catturati. Però i servi che scappavano ad Iglesias, si rifugiavano in città, bastava che pagassero 10 o 20 soldi l'anno di tassa, a seconda se erano maschi o femmine, le femmine pagavano la metà, ed erano liberi, e i loro figli erano liberi, perché il breve lo dice chiaramente: tutti quelli nati ad Iglesias, anche se figli di servi, erano liberi. E questo serviva per attrarre la gente, insomma, da tutta la Sardegna. E chi veniva ad Iglesias riceveva un lotto di terreno che si chiama casalino per poter costruire la sua casa. Aveva un mese di tempo, e se in un mese non l'avesse completato o quasi in toto, gli veniva revocata l'autorizzazione.
Ed è per questo quindi che Iglesias divenne un polo d'attrazione e quindi crebbe rapidamente. Chiaramente la maggior parte degli abitanti, si calcola che erano almeno 7.000, lavoravano nel settore delle miniere. I minatori dovevano stare fuori dalla città, lavoravano nell'argentaria, rientravano in città solo il sabato e la domenica, per riposarsi e comprare quello che gli serviva. E quindi volevo dire poi sull'urbanistica, diciamo che in origine le case erano quasi certamente a un piano. Esistevano case, diciamo, con 2 piani nella via dei Tabernai, che doveva essere la via Eleonora attualmente. E in pratica le vie al tempo prendevano il nome dalle attività che si svolgevano, per esempio le taverne erano collocate in quella zona. Taverne erano praticamente delle macellerie in cui si vedeva la carne cruda, ma probabilmente anche cotta. Tant'è vero che in quel luogo avveniva la macellazione e si sa che si poteva anche cuocere la carne. C'erano altre vie che erano per esempio la via dei Sardi, perché dobbiamo capire che i Sardi a Iglesias erano una minoranza e quindi normalmente, siccome simili gaudet, i simili abitavano nella propria zona, sia simili per attività sia simili per nazione. C'era la via dei Corsi per esempio in Sardegna. Solo nel periodo Sabaudo vennero costruite le case, cioè si moltiplicarono le case a 2 piani, quando ci fu la riapertura delle miniere, quindi stiamo parlando dell'800. Volevo fare una domanda, Daniele. Puoi venire così? Te lo porto io, Aspetta. te lo porto io, Daniele. Visto che terminate le mura, come erano organizzate le difese di Iglesias? Posso avere il microfono? Allora, la difesa di Iglesias era organizzata ai tempi dei Pisani con un piccolo esercito di 200 uomini che appunto erano impiegati per il controllo delle mura e un'eventuale difesa. Naturalmente questo numero poteva essere aumentato a seconda delle situazioni. Esistevano 2 capitani di guerra ai tempi dei Pisani che comandavano queste forze. In altre epoche esisteva un castellano, per esempio in epoca aragonese, che era distinto, diciamo, dal capitano che invece governava la città. Quindi un conto è il governo del castello, dell'area del castello, che spettava al castellano in epoca aragonese, un conto è il governo della città, che spettava in epoca aragonese al capitano, in epoca pisana invece a 2 rettori. I gabelli, diciamo che quelli che controllavano le porte erano più che altro però dei gabellieri che servivano per far pagare le tasse e avevano uno stipendio annuale di cui parla anche il breve, e quindi perché quando tu entravi in città per vendere delle mercanzie pagavi una tassa e Pisa si finanziava. In pratica Iglesias era una specie di comune, però non un comune autonomo, quelli del continente, era un comune pazionato, cioè dipendente da Pisa. E quindi la città doveva pagare una tassa annuale che proveniva dalle multe e dai vari balzelli che venivano applicati soprattutto sui consumi. Per esempio i macellai, ogni volta che macellavano un animale dovevano pagare un balzello. Con questi soldi in parte si pagava la quota che spettava, diciamo, al comune di Pisa, e in parte il camerlengo, che era il tesoriere della città, pagava tutti i funzionari della città, che erano numerosi. Esisteva anche un consiglio cittadino che veniva eletto ogni 3 mesi. Questo avveniva, diciamo, nella chiesa di Santa Chiara, perché le chiese non erano solo un luogo di preghiera, ma anche di incontro, in cui avvenivano anche fatti politici. Più tardi, invece, sotto gli aragonesi non c'era una vera e propria elezione, ma c'era una specie di nomina, e a partire dall'inizio del Cinquecento il consiglio cittadino, che affiancava in sostanza il capitano nel periodo aragonese e i rettori nel periodo pisano, affiancava appunto loro nel governo, venne non più eletto,
ma estratto a sorte. Si mettevano delle palline con dei nomi dentro un sacchetto, quindi si evitavano tutte le persone sgradite, diciamo, al governo, e un bambino piccolo estraeva i nomi dei consiglieri che duravano ai tempi in carica un anno nel 500, mentre prima ogni 3 mesi venivano rinnovati. Mentre i rettori, che erano affiancati da un giudice, duravano in carica un anno. Venivano da Pisa, non potevano essere sardi, non potevano avere famiglia in Sardegna, non potevano sposarsi, portavano con sé una famiglia, cioè dei servitori, dei collaboratori direttamente a Pisa. Arrivavano ad ottobre, se non mi sbaglio, e così la vecchia amministrazione ritornava a Pisa. Non so se ci sono altre domande, volete sapere qualcosa della vita quotidiana? Parlo io, senza domande? Cosa posso dire della vita quotidiana? Chiaramente la vita nel Medioevo era completamente diversa dalla vita attuale. Era un mondo estremamente pericoloso, in cui bisognava diventare grandi molto presto perché i bambini lavoravano già all'età di 7-8 anni. E già appena nati si dovevano soffrire le pene dell'inferno perché i bambini venivano completamente fasciati come delle mummie, forse li avete visti in qualche dipinto, questi bambini neonati completamente fasciati. C'era la convinzione nel Medioevo che le ossa del bambino fossero troppo fragili e che se lo si fosse lasciato libero di muoversi si sarebbe fatto male. E quindi almeno sino a 6 mesi sembrava praticamente una mummia, il poveretto, veniva liberato soltanto per la poppata e poi quando a 6 mesi riusciva a stare seduto, a quel punto le mani venivano liberate. La mortalità infantile è altissima, si calcola che almeno un bambino su 3 morisse prima dei 5 anni, c'è una mortalità infantile altissima, c'è il sospetto che qualche volta le madri uccidessero i bambini essendo quando la famiglia diventava troppo grande e le risorse erano troppo piccole, allora capitava che ci fosse un aumento della mortalità, soprattutto le femmine morivano in numero maggiore, questo può destare il sospetto che fossero uccise. Nel senso che spesso capitava che dei bambini piccoli fossero schiacciati durante la notte. Le madri li allattavano a letto per non doversi alzare durante la notte e quindi i bambini dormivano in questi letti che erano più grandi dei nostri, perché ci dormivano anche 5-6 persone in un letto, e spesso il bambino moriva perché schiacciato, quindi se c'era dubbio la madre veniva, diciamo, doveva chiaramente fare delle penitenze, eccetera. Se invece fosse stata considerata colpevole, volontaria, allora le cose cambiavano, le pene erano molto gravi. Però, ripeto, la mortalità era diffusissima. I bambini giocavano nelle strade con dei giochi del tempo, che amavano moltissimo giocare alla guerra. Questo era un gioco incoraggiato perché bisognava imparare a fare la guerra, naturalmente. E poi con una serie di giochi. Si giocava anche nei cimiteri, perché i cimiteri erano all'interno della città. Se un tempo, per esempio a Roma, c'erano aree della città che erano interdette ai morti, invece nel Medioevo il cimitero, per esempio, era nella zona di Santa Chiara. Poi è stato trovato un altro cimitero, diciamo, nell'area tra la chiesa di San Francesco e la via Roma. E questo è stato esaminato e sono stati trovati decine di corpi che ci danno una serie di informazioni sulle persone, per esempio sull'altezza e sui corredi che venivano seppelliti con loro nel periodo. Diciamo che non c'era casalinga e quindi è rimasto poco di questi corpi. Si sa per esempio dal breve che i seppellimenti avvenivano anche in area non permessa, per cui la gente si lamentava della puzza che usciva da questi luoghi di seppellimento. Ripeto, per una questione di costi non si metteva la casalinga e quindi si seppelliva il corpo direttamente nella terra.
e quindi è rimasto poco. Chiaramente i più ricchi potevano farsi seppellire all'interno della chiesa, però anche lì poi dopo un po' di anni, quando non c'era più memoria, venivano spostati, buttati via. Diciamo che non c'era ai tempi l'idea che il morto dovesse essere conservato in una specie di casa sua, una tomba che lo ricordasse per sempre. Non saprei, però, se non mi fate domande poi io mi perdo, non saprei cosa dire. Non lo so. Continuiamo con... Poi a te viene in mente qualcosa? Cosa succedeva a Sant'Antio, nel territorio un po' più settentrionale? Allora, nel territorio, diciamo, attorno a Iglesias, tutta l'area che Iglesias controllava in certi periodi non riguardava solo la città, ma anche le ville attorno. Sappiamo per esempio che alcune di queste, come Domus Novas, non fu infeudata come Iglesias per molto tempo, almeno sino al 1420, quando fu infeudata Don Luis d'Aragal, che era poi il rappresentante del governo in Sardegna, e anche Iglesias poi fu infeudata a partire dal 1436. Iglesias divenne città regia nel 1334. Cosa vuol dire città regia? Città regia voleva dire che non dipendeva da alcun feudatario e quindi dipendeva direttamente dal fisco statale e quindi era più autonoma nell'amministrazione, era più libera, diciamo, di amministrarsi. Però io non ho studiato esattamente cosa avvenisse in tutti gli altri centri, sicuramente gli altri centri a partire dal periodo pisano non avevano mura, le mura per esempio di Domus Novas erano state battute, non furono più ricostruite, sembra che esistesse anche un castello, e poi ripeto a partire dal 1436 anche Iglesias fu infeudata e tutta l'area fu infeudata. Cosa voleva dire infeudata? Voleva dire che ogni area soggetta a un feudatario che faceva pagare delle tasse, che imponeva dei dazi e quindi i commerci risultavano molto più difficili. Nel periodo aragonese l'estrazione dell'argento venne alla fine, le miniere vennero chiuse, anche se ci furono vari tentativi ancora nel 400 di riaprirle, e questo secondo Marco Tangheroni, che è il più importante storico di Iglesias, della storia di Iglesias, dipendeva dal fatto che sotto l'amministrazione aragonese tutto l'argento prodotto doveva essere venduto al Camerlengo, cioè allo Stato, mentre nell'epoca pisana solo una parte era venduta al Camerlengo e la maggior parte era messa nel mercato. Quindi era molto più conveniente aprire, anche perché se aprivi una fossa, per 5 anni avevi una serie di agevolazioni fiscali sotto Pisa. E sotto invece il re d'Aragona i commerci erano ostacolati sia da queste regole sia appunto dalla presenza di feudi dappertutto e quindi lentamente le miniere, anche perché forse le vene si esaurirono, le vene d'argento erano più che altro superficiali, quindi più in fondo si andava più costava e con le tecniche del tempo non era facile scionfare l'acqua, come si diceva, perché man mano che vai sotto trovi le falde e senza pompe è difficile liberare la miniera dall'acqua. Si faceva a mano, ma per lo più, diciamo, queste fosse erano a cielo aperto e non erano molto profonde nell'epoca pisana. Quindi non saprei però parlare della storia di Sant'Antioco, sicuramente Sulci è un centro antico, ma ai tempi doveva essere molto più piccolo di Iglesias, molto meno importante, diciamo nel periodo del Basso Medioevo. Chiaramente quando io dico Basso Medioevo voglio dire, lo sapete, dal 1000 in poi, il Basso Medioevo va dal 1000 sino al 1492, sino alla scoperta dell'America, in cui inizia l'era moderna. Dunque, quindi l'epoca pisana, il periodo pisano e poi arrivano gli aragonesi. Ci puoi appunto descrivere perché arrivano gli aragonesi? Gli aragonesi arrivano nel 1323 perché nel 1297 il Papa Bonifacio VIII aveva concesso il dominio sulla Sardegna e la Corsica a Giacomo II d'Aragona. In pratica è scoppiata la guerra dei Vespri in Sicilia a partire dal 1282 quando Pietro III d'Aragona
era stato chiamato ai siciliani, che si erano intanto liberati dalla presenza angioina, cioè dei francesi, che erano considerata molto oppressiva. Pietro III d'Aragona era sposato con una discendente degli Altavilla e quindi aveva diritto, diciamo, di regnare in Sicilia. Più tardi però questa guerra durò a lungo e nel 1297 Bonifacio VIII pensò di risolverla, dato che gli Angioini erano suoi alleati, di risolverla dando praticamente una licenza invadendi a Giacomo II d'Aragona sulla Sardegna e la Corsica, che dovevano essere dunque liberate dalla presenza pisana e genovese con la forza delle armi, in cambio della restituzione della Sicilia però agli Angioini. Il patto era questo. Giacomo II accettò, però i siciliani lo consideravano un traditore e chiesero aiuto a Federico, suo fratello, che in effetti poi divenne re di Sicilia. Quindi intanto Giacomo, diciamo che l'offerta del Papa però non fu ritirata. A partire dal 1302 la Sicilia, con la pace di Caltabellotta, la Sicilia rimase comunque aragonese. E per adesso Giacomo non aveva i mezzi, per una serie di motivi, anche perché stava combattendo altre guerre, di invadere la Sardegna. E lì c'è tutta una storia lunga che io non posso raccontare in breve. Comunque i pisani a quel punto temevano questo arrivo degli aragonesi, proposero anche una via di accomodamento pacifico, che però fu rifiutato, e a causa anche dei loro errori strategici si inimicarono il giudice di Arborea, Ugone II, perché loro erano invece, i giudici precedenti erano fedeli a Pisa, e quindi senza l'alleanza con i giudici, col giudice d'Arborea, era difficile per gli aragonesi arrivare e prendere il territorio di Cagliari, che era quello dei Pisani, perché Cagliari era governata sin dall'inizio, sin dai tempi di Ugolino, direttamente da Pisa, con le saline, quella era la pertinenza del comune pisano sin da allora. Quindi nel 1323, quando le condizioni si fecero propizie, il nuovo giudice, che Pisa non aveva voluto riconoscere inizialmente perché era figlio illegittimo. Uno dei capitani di guerra durante l'assedio lo definisce mulutus, che vuol dire bastardo, quindi si capisce, cioè da mulo, no? Che è un incrocio, in una lettera che è stata per fortuna conservata. Pisa, perché Ugone fosse riconosciuto giudice, gli aveva chiesto una cifra enorme e lui a quel punto, anziché pagare, chiede l'aiuto degli aragonesi e dice: io sono con voi. Sterminò 1.000.000 di pisani all'improvviso e praticamente iniziò la guerra. Quindi diciamo che gli aragonesi arrivano in quel momento proprio perché il giudice era dalla loro parte, Genova non sarebbe intervenuta, Venezia neppure, era il momento opportuno. Quindi Giacomo, che era anziano, mandò suo figlio a capitanare una flotta di 300 navi che sbarcò nell'area di Palmas, nel Golfo di Palmas, diciamo dove c'è l'attuale Porto Botte. E quindi da lì arriva l'attacco. Il giudice chiese ad Alfonso d'Aragona di assediare subito Iglesias. Lui sperava probabilmente che poi gliela cedettero e avrebbe allungato quindi il suo territorio, inglobando la città di Iglesias e rafforzando la sua posizione. Più tardi invece, in effetti lui poi non partecipò all'assedio di Iglesias se non nelle fasi proprio iniziali, probabilmente perché capì che Iglesias non gli sarebbe stata ceduta, fu promessa a un altro signore spagnolo. E in ogni caso comunque il giudice contribuì alla caduta di Cagliari, poi che avvenne diciamo in via definitiva a partire dal 26. Cagliari era caduta già nel 25, ma poi nel 26 si era ribellata ancora una volta, dopo che era diventata feudo aragonese, si era ribellata, quindi i pisani vennero sterminati e sostituiti o venduti come schiavi, non si sa, e sostituiti con genti iberiche. Quindi gli aragonesi, a quel punto abbiamo, quindi a partire dal 24, Iglesias resistette per 7 mesi, i tentativi degli aragonesi di prenderla per forza fallirono, ce ne furono 2 nella fase iniziale,
furono ripresi nel sangue. Da quel momento non osarono più tentare di prenderla con la forza, aspettarono che la fame facesse il suo effetto. I pisani non riuscirono a mandare gli aiuti, però le fonti ci dicono che gli aiuti erano pronti e solo per il mare cattivo non erano arrivati. Se fossero arrivati, se il mare fosse stato buono, i pisani sarebbero arrivati, probabilmente l'avrebbero liberata e forse la conquista aragonese non ci sarebbe stata. E forse io aggiungo che per Iglesias sarebbe stato meglio, perché il governo pisano era molto, da quanto sembra, più liberale di quella aragonese, più propenso per una crescita economica della città e della Sardegna, una maggiore liberalità nella politica economica degli aragonesi, che avevano anche dei debiti da pagare, quindi dovevano comunque guadagnare, incassare tutto quello che potevano, quindi emanare tasse, prendere l'argento che veniva estratto, e questo fu un male. Comunque era stato anche il Papa che aveva concesso loro il Regnum Sardiniae, Detti corsi, cioè sì. che però non esisteva questo regno. No, il Regno di Sardegna non esisteva, neanche se Federico II, un po' di decenni prima, ne aveva creato uno per il suo figlio Enzo, che non aveva avuto nessun seguito, era sposato con Adelasia di Torres, ma poi questo matrimonio è stato sciolto, e quindi un'invenzione del Papa. Il Regno di Sardegna e Corsica non esisteva. Infatti la Sardegna era controllata, lo ripeto, in parte dai Pisani, in parte dai Doria, in parte dai Malaspina e in parte diciamo c'era il giudicato ancora, quello di Arborea, perlomeno era ancora, perché gli altri giudicati erano scomparsi diciamo a partire dalla metà del 200. La Corsica era praticamente in mano a Genova, anche se per un certo periodo gli aragonesi la conquistarono, almeno in parte, ma poi Genova la mantenne, la riprese e poi la vendette nel 1769 alla Francia. Quindi è l'anno in cui nacque Napoleone. Napoleone è nato francese per pochi mesi, perché la Corsica era diventata francese pochi mesi prima. Quindi sì, è proprio un'invenzione del Papa. Il Papa, come l'imperatore, era considerato un potere universale, poteva creare dei regni, diciamo, sulla base anche della falsa donazione di Costantino e anche su un suo preteso diritto sulla Sardegna, in quanto egli, grazie alle armate però pisane e genovesi, l'aveva protetta dalla conquista degli arabi, insomma dei musulmani negli anni precedenti. Questo regno, quindi il regno di Sardegna, che venne creato da Bonifacio VIII, non è altro, e questo bisogna dirlo, che il Regno d'Italia. Perché poi questo regno passò di casata in casata per arrivare ai Savoia, diciamo dopo la guerra di successione spagnola, che per qualche anno fu austriaca la Sardegna, però con la pace di Utrecht nel 1713 divenne Sabauda, quindi il re di Savoia, divenne un re di Sardegna, erano già stati re di Sicilia prima, diciamo a partire soprattutto nel 1720, ho fatto un errore, nel 1713 loro diventano re di Sicilia, e poi più tardi ci fu uno scambio tra la Sardegna e la Sicilia con i Savoia, quindi dal 1720 abbiamo i Savoia in Sardegna. E siccome i Savoia sono con Vittorio Emanuele II, fanno la seconda guerra risorgimentale, e dopo la conquista del sud Italia a parte di Garibaldi, abbiamo l'unità d'Italia. Il 23 marzo 1861 abbiamo l'unità d'Italia, ma l'unità d'Italia che cos'è? Non è altro che l'estensione a tutta l'Italia del Regno di Sardegna. Infatti le leggi che valevano per il Regno di Sardegna, che ai tempi era la Sardegna più la Liguria e più il Piemonte, e poi c'era Nizza e Savoia, che però furono cedute con la seconda guerra di indipendenza, le leggi del Regno di Sardegna divennero leggi di tutta l'Italia, quindi nacque il Regno d'Italia. Il primo re d'Italia si chiama Vittorio Emanuele II, e questo è il segno che c'è una continuità col regno precedente, che l'Italia non è altro che l'estensione del Regno di Sardegna. Quindi la creazione di Bonifacio VIII dà luogo a quella che poi sarebbe stata nell'età contemporanea il Regno d'Italia. Perché il Savoia senza la Sardegna, forse non sarebbero stati re, giusto?
loro con la pace di Utrecht erano diventati re di Sicilia, perché il regno di Sicilia esisteva, erano re di Sicilia, però nel 1718 ci fu un tentativo degli spagnoli di riprendersi, erano sbarcati in Sardegna, tentarono di prendere anche la Sicilia e quindi l'alleanza che aveva combattuto la Spagna e la Francia si riarmò e quindi la Sicilia e la Sardegna furono riprese. E siccome l'Austria si è impegnata parecchio, l'Austria ebbe la Sicilia, che era così la più importante della Sardegna, e i Savoia si dovettero accontentare della Sardegna, col titolo appunto di re di Sardegna, che era nato nel Medioevo. Comunque, dopo la conquista di Iglesias, gli aragonesi non ebbero tutta la Sardegna. Ci fu poi una resistenza del giudicato. Sì, perché il loro vassallo, cioè il giudice di Arborea, rimase fedele per un po' di tempo, ma poi con Mariano IV d'Arborea, che divenne giudice nel 1347, le cose si complicano. Certo, sarebbe interessante raccontare nei particolari questa storia, che è una storia bella, abbastanza affascinante, diciamo, per noi. Mariano non voleva essere vassallo degli aragonesi, voleva mantenere l'indipendenza, diciamo, dell'Arborea, e soprattutto era geloso del fratello Giovanni, che invece era disponibile a diventare vassallo. Quindi egli fece catturare Giovanni, lo fece incarcerare, Giovanni morì in carcere, quindi visse quello che gli restava in carcere, e qualche anno dopo Mariano scatenò una guerra contro gli aragonesi, che durò poco in questa prima fase, perché è la fase in cui Alghero si era ribellata. Alghero è stata creata dai Doria, però poi era stata occupata dopo la battaglia di Porto Conte dagli aragonesi, e poi si era ribellata al grido Arborea Morian los Catalanos, però diciamo che Mariano non è riuscito a difenderli e quindi erano stati ripresi dagli aragonesi. A quel punto c'era stata prima una pace di Alghero, poi la pace di San Luri, e poi dopo un po' di anni però la guerra riprese e continuò sino alla morte di Mariano, che avvenne nel 1376. Mariano, il padre di Leonora d'Arborea. In quel momento quasi tutta la Sardegna era controllata dagli Arborea, praticamente pochissime roccaforti, comprese, tra cui per esempio Alghero e Cagliari, erano nelle mani quindi per poco la Sardegna non fu controllata per intero dal giudice di Arborea, da Mariano. Dopodiché con Ugone III la guerra continuò, con Eleonora c'è la pace di Cagliari del 1388, poi con Brancaleone Doria, diciamo, c'è una ripresa della guerra che termina soltanto, diciamo, con la sconfitta di San Luri. E poi via definitiva, Diciamo, la data storica 30 giugno 1409 c'è la battaglia di San Lui, che è lì praticamente è la fine dell'Arborea. È vero che da un punto di vista istituzionale bisogna aspettare il 1420, quando l'ultimo giudice di Arborea, diciamo Guglielmo III di Narbona, che era un francese, però un nipote, diciamo, figlio di una sorella di Eleonora, cedette praticamente il regno in cambio di una grossa cifra agli aragonesi, quindi la pagarono, e quindi a quel punto l'Arborea scompare anche da un punto di vista istituzionale. Nel 500 poi Aragone e Castiglia, con Ferdinando d'Aragone e Isabella di Castiglia, il matrimonio che fu celebrato nel 1569 permise l'unione delle corone di Aragone e Castiglia e la nascita dunque della Spagna. Ormai siamo però in un periodo completamente diverso, perché ci sono state le scoperte geografiche e quindi erano state scoperte nuove miniere d'argento in America, per esempio quelle di Potosí, famosissime, e quindi la grande quantità d'argento che arrivava dall'America rese, se anche fosse stato possibile riaprire, del tutto inutile l'apertura delle miniere ecclesienti. Quindi le miniere furono riaperte nel 600, però soprattutto per trovare altri minerali, in particolare il piombo, perché chiaramente con le miniere di argento si trovava anche il piombo,
diciamo che il piombo era molto più comune, però il piombo valeva molto meno dell'argento, però aveva un suo mercato molto importante, il piombo veniva utilizzato per molte costruzioni, non più per le stoviglie come era all'epoca dei Romani, perché il piombo è velenoso. Ai tempi dei Romani veniva usato anche per le condotte, nel Medioevo veniva usato per altri oggetti, diciamo. Come lega, in genere si usa come Sì, lega. anche come lega, oppure per oggetti, diciamo, nell'ambito della manifattura, per esempio dell'edilizia, dei pesi, per esempio, per le ancore, insomma, tante serie di cose, ma per le stoviglie si usavano dei metalli più salubri, tra cui anche l'argento, per esempio, veniva utilizzato. Dobbiamo considerare che nel Medioevo non è che ci fossero tante stoviglie, per esempio non esistevano le forchette, i coltelli, si mangiava con le mani, normalmente la carne la si appoggiava su una fetta di pane e si mangiava con le mani. Se avete delle curiosità, non so, ancora, se abbiamo del tempo, sulla vita comune, per esempio non so, una cosa che inquieta, per esempio, erano le pene che venivano inflitte ad Iglesias. Posso parlarne? Sì, sono diverse. Allora, ho letto che appunto Il breve appunto parla di determinate pene, invece la carta dei Logu di altre pene. Ecco, ho visto la differenza che fai. Sostanzialmente non c'è, cioè ci sono delle differenze, però sostanzialmente diciamo le regole penali sono entrambe severissime ed è tipico della mentalità medievale. Oggi noi abbiamo una concezione della giustizia che è molto più sfumata, sappiamo per esempio che si possono commettere delle colpe gravissime anche senza avere una piena consapevolezza, che a volte la società è un po' corresponsabile delle cose che si fanno, e che poi il sistema attuale tende alla rieducazione del condannato. Tutto questo non esisteva nel Medioevo. Il Medioevo infliggeva delle pene gravissime oppure la grazia, perché a seconda della situazione, in occasione delle festività, si poteva decidere anche di graziare una persona che era accusata di crimini molto gravi. E Iglesias non faceva eccezione per questo. Diciamo che le condanne erano un tetrospettacolo a cui tutti potevano assistere. Esisteva per esempio la berlina, diciamo la pena minore poteva essere questa, per cui uno veniva diciamo, immobilizzato mani e capo per ore, in modo tale che la gente lo potesse offendere, insultare, umiliare, eccetera. Questa era cosa normale per certe colpe, per esempio andare a cavallo troppo velocemente. Però altre pene erano gravissime, esistevano per esempio, ovviamente esisteva la condanna a morte e veniva inflitta per molte colpe, non soltanto per l'omicidio. Gli assassini venivano puniti col taglio della testa, mentre chi rubava in miniera l'argento veniva impiccato. In questi casi non poteva essere sostituita con un pagamento in denaro, perché molto spesso la pena poteva trovare un accomodamento se l'imputato, l'accusato, cioè il condannato, poteva pagare. Diciamo che la pena più frequente era la multa, ed erano multe molto salate per un numero di colpe che era variegato. Si poteva essere condannati a morte, per esempio, per bigamia, oppure per non aver restituito per il concubinato. Un uomo sposato viveva con un'altra donna, oppure non restituiva la donna con cui era concubino al legittimo marito, e in quel caso c'era la condanna a morte. Per sodomia c'era la castrazione. Per i furti con scasso c'era la mutilazione della mano. Per la falsa testimonianza c'era il taglio della lingua. Anche noi per esempio, sappiamo che c'era anche nel codice Arborea e che Mariano IV lo ha inflitto, sappiamo, concerto a un tizio che aveva dato durante la guerra informazioni agli aragonesi. Sì. Chi poteva però comporre con una multa molto salata, ecco, in quel caso poteva evitare il taglio della lingua, però in ogni caso egli veniva condotto dalla piazza della Corte, che era l'attuale piazza Collegio, sino al Palazzo della Giustizia, che non sappiamo dove fosse,
con un amo conficcato nella lingua. Per i furti magari di minore entità non c'era il taglio della mano, però c'era la scopatura, cioè si veniva legati a un cavallo e trascinati per la città, il che non doveva essere molto piacevole. E poi, adesso non ricordo, comunque, per esempio nel codice d'Arborea però era anche peggio per certi versi, perché per esempio le donne che avessero ucciso col veleno venivano bruciate vive. Si parla molto del codice Arborea, ogni volta se ne parla in termini lusinghieri, perché c'è questa moda di dire siccome Eleonora è una donna, eccetera, eccetera, quindi ha fatto un codice modernissimo, ma il codice non è affatto moderno rispetto ai codici attuali, era pieno di cose terrificanti, di pene terrificanti, durissime e gravissime. Però in ogni caso questi codici erano salti in avanti, perché prima non c'erano, la giustizia non garantiva nulla. Non c'era per esempio un codice, a quanto pare, nella Sardegna giudicale che colpisse gli omicidi, cioè i giudici si impegnavano soltanto a trovare un accomodamento, però non c'era una regola precisa che stabiliva cosa doveva fare il giudice e vigevano ancora le consuetudini dell'ordalia e del duello. Quindi capite che avere un codice con leggi terribili però sicure era più razionale che diciamo far decidere chi avesse ragione all'ordalia o al duello, come avveniva in precedenza. Era comunque un salto in avanti. Il codice di Arborea continuò ad essere valido, probabilmente attenuato, purgato da alcuni eccessi, forse, sino al 1700, sino al 1800, quando poi fu sostituito dal codice di Carlo Felice. Sì, vuoi fare una domanda? Il trattamento che faceva l'Indonesia risultava già con Pisani, Stati e Iglesias. Io non ho capito, sinceramente, non ho capito. Poi forse non sanno tutti cos'è l'ordalia, Sì. Dopo la conquista da parte aragonese di Iglesias, come fu l'atteggiamento degli aragonesi verso chi ci abitava già? Grazie. Allora, dico prima cos'è l'ordalia, dato che mi è stato chiesto. Diciamo che l'ordalia era una prova che presupponeva che Dio sarebbe intervenuto a mostrare chi fosse il colpevole. Ad esempio, se chi si protestava innocente poteva essere buttato in un fiume, se riuscivi a stare a galla eri innocente, se affondavi eri colpevole, una cosa del genere, insomma. Invece, per quanto riguarda il trattamento degli Iglesienti dopo la resa di Iglesias, che avvenne nel 7 febbraio del 1324, fu magnanimo inizialmente, perché la città si era arresa per modum pacti, cioè per patto e non per vino. Se una città veniva presa per forza, allora erano guai. Se invece tu ti arrendevi aprendo le porte al nemico, allora si poteva essere molto più clementi. Tant'è vero che agli Iglesienti fu data la scelta di restare in città se avessero voluto, mantenendo tutte le loro proprietà, oppure di andarsene a Cagliari portandosi via tutto quello che avevano, cosa potevano portare. È chiaro che non è che potessero portarsi via la casa, però almeno quei pochi mobili, c'erano pochissimi nel Medioevo. C'era una cassapanca che custodiva gli abiti, non c'erano armadi, che iniziano a diffondersi soltanto nel 400, si chiamava il Soppidianum, e poco altro. La cassapanca era dotata normalmente anche di manici che potevano essere utili nel caso di un trasloco, e lì si metteva tutto quello che si aveva, in genere poca roba, le vesti per esempio, che ai tempi erano molto costose. Si sapeva per esempio che a Iglesias c'erano i tagliatori di farsetti, i tagliatori di panni. In pratica la gente andava dal tagliatore di panni, si faceva tagliare la tela, che poteva essere
lino, cotone o lana, e poi le donne di casa lo cucivano in modo tale da risparmiare. Però esistevano anche i sarti che confezionavano, se avevi i soldi, un vestito su misura. E più tardi diciamo che noi sappiamo che Iglesias non fu catalanizzata a fondo e quindi rimasero i nomi delle vie, almeno quelle principali, nei tempi dei Pisani, che la lingua pisana sopravvisse, e quindi fu una di quelle città che appunto non fu catalanizzata a fondo come Cagliari invece. E quindi diciamo che un pochino di quello che era stata Pisa sopravvisse. Esisteva anche un ospedale, l'Iglesia di Santa Lucia, che avevano creato i pisani ai tempi del Conte Ugolino, che però poi fu chiuso negli anni 30 perché gli aragonesi in sostanza lo sequestrarono, e quindi non ebbe vita lunga. Per ospedale noi intendiamo non un ospedale come quelli attuali, era una cosa completamente diversa. Domus hospitalis voleva dire una specie di albergo che sì, ospitava anche malati, ma anche pellegrini, per esempio poveri, bambini orfani e cose del genere, che era gestito dagli agostiniani ad Iglesias. Sì. È meglio, te lo porto. La mia curiosità è questa, vorrei sapere se esiste un documento, una testimonianza che attesti la partecipazione tra i fanti della battaglia del 1409 degli Iglesienti. Allora, io non sono a conoscenza di documenti che l'attestino, ma è molto probabile, perché Iglesias per circa 40 anni, a parte qualche breve interruzione, passò dalla parte dell'Arborea. E quindi è molto probabile che i militari, quando diciamo che nella battaglia di San Luri si scontrano i sardi contro gli aragonesi, non è che fosse proprio così, in realtà c'erano sardi che combattevano con gli aragonesi e continentali che combattevano con l'Arborea, c'erano i mercenari, diciamo, e quindi la situazione è molto più complessa. Sicuramente c'era una parte di questi, anche se non abbiamo delle certezze, che veniva da Iglesias. È sicuro, perché è ovvio che si dovevano riunire tutte le forze a disposizione, e quindi credo che ci fossero. Purtroppo la battaglia di San Luri fu un disastro, perché l'esercito sardo fu spaccato in due dall'esercito di Martino il Giovane, e quindi una parte fu massacrata. E infatti ancora oggi c'è un'area che si chiama Socidrogiu, che custodisce, diciamo, i resti dei morti della battaglia, quindi se si scavasse si troverebbe ancora gli scheletri di questi, e lì quello fu un disastro e l'inizio della fine dell'Arborea. Grazie. Ci sono domande? Ragazzo, Prego. vieni. Per fortuna ci sei tu, ti ringrazio tanto. Com'è l'organizzazione a livello militare, sia di come armati che di ranghi, cose di questo genere, dei aragonesi e dei sardi barra pisani durante quegli scontri che vennero nel tentativo di aragonesi di conquistare la Sardegna? La strategia militare. Sì, allora sappiamo che, che nella Sardegna giudicale esistevano le mude, cioè praticamente tutti dovevano saper combattere, era normale ai tempi dei comuni, tutti i maschi dovevano saper combattere, e quindi quando c'era la guerra un terzo dei maschi in età di fare la guerra dovevano andare a combattere, un terzo doveva tenersi pronto
e un terzo doveva continuare a svolgere i lavori normali. E quindi adesso non so, in modo ricorrente, dopo un certo periodo di tempo, il terzo che stava combattendo rientrava e sostituiva quelli che lavoravano, che invece si preparavano ad andare al fronte. I giudici organizzavano allora tutti i cittadini almeno una volta all'anno erano obbligati a partecipare alle cacce comuni. Questo per abituarsi all'uso delle armi. E quindi anche una piccola villa in Sardegna, ai tempi dei giudici, non era facile da prendere perché tutti sapevano fare la guerra. I pisani, chiaramente anche loro, avevano questa mentalità. Questo valeva per tutti i comuni italiani. Diciamo, il cittadino del comune italiano doveva esercitarsi sin da bambino a saper fare la guerra, perché nel momento in cui la guerra scoppiava dovevi saper combattere. E quindi chiaramente c'erano poi gli specialisti, i balestrieri, gli arcieri. Un arciere doveva essere selezionato e istruito per anni. Nella guerra dei 100 anni che si combatte in questo periodo, gli arcieri inglesi trafiggono i cavalieri francesi. Però gli arcieri inglesi erano stati selezionati per anni con l'assoluto divieto di svolgere altri sport in Inghilterra al fine di formare questi arcieri che erano in grado di scoccare anche 6 frecce ogni minuto con dei grandi archi che scagliavano le frecce sino a 300 metri di distanza. Questo vuol dire che una freccia scagliata a 50 metri, 40 metri, bucava l'armatura. E un uomo con l'armatura, con una freccia infilata nel corpo, difficilmente poteva sopravvivere. Poi non abbiamo delle informazioni. Chiaramente i cronisti dell'epoca, come non so, Montaner, Pietro IV, ci parlano delle battaglie, ma mica ci danno delle informazioni di questo tipo. Infarciscono i racconti delle battaglie con delle balle colossali, per cui magari gli aragonesi, non so, si scontrano con i pisani e massacrano non so quanti pisani, gli aragonesi invece sono tutti vivi. Chiaramente sono descrizioni completamente false e propagandistiche. Sappiamo che i pisani erano grandi costruttori di armi, le spade pisane erano tra le migliori dell'epoca e quindi sicuramente erano un popolo di guerrieri. Quindi noi sappiamo per esempio che nello scontro tra i comuni e Federico I Barbarossa, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda vince, ma chi erano quelli che combattono a Legnano? Erano gente comune che si era addestrata, i fanti vincono la battaglia. L'armato per eccellenza, il guerriero per eccellenza nel Medioevo era il cavaliere, però a partire diciamo dal XII secolo, in modo poi ancora superiore nel secolo successivo, abbiamo l'ingresso dei fanti che iniziarono ad avere un ruolo molto importante nella battaglia. Dobbiamo anche considerare un'altra cosa, che la gente comune deve imparare a fare la guerra perché all'interno dei comuni c'era uno scontro tra i magnati, i nobili e i borghesi. Ai magnati era permesso di portare le armi e quando nasceva un dissidio tra uno che ha la spada e uno che non ce l'ha, secondo voi chi può aver ragione? Però piano piano i borghesi si stancano delle prepotenze dei magnati e siccome hanno i soldi, hanno i mezzi, finanziano la creazione di un loro esercito. Cioè le associazioni di mestiere, le arti medievali, non dobbiamo immaginarle solo come organizzazioni pacifiche che badavano soltanto a legiferare intorno alla produzione, che ne so, della lana o di altre cose. No, erano organizzazioni armate che permettono ai borghesi di mettere paura ai nobili e di impadronirsi del governo della città attraverso il capitano del popolo e addirittura in certe città di mettere fuori gioco i nobili che non potevano più assurgere a cariche di governo. A Firenze, per esempio, i nobili vengono estromessi alla fine di una lotta che è durata lungo tempo, insomma. Quindi era un periodo, se voi guardate le città del tempo, erano irte di torri, ma queste torri non erano fatte
per la bellezza. Oggi le vediamo a Bologna, a Pisa, insomma, a Lucca, per esempio, ci sono delle belle torri. Praticamente la torre era un castello interno alla città che serviva a difendersi da eventuali attacchi di fazioni nemiche. E chi aveva la torre più alta aveva il vantaggio perché poteva scagliare con armi da getto pietre o frecce contro chi era in basso, aveva il vantaggio. Quindi per esempio a Pisa c'era una norma che vietava di costruire torri più alte di un certo tot. Ripeto, la vita nel Medioevo non era per nulla pacifica, la vita era breve e la possibilità di morire in guerra o di vedere una guerra era quasi il 100% nell'arco di una vita di una persona dell'epoca. La guerra era continua, poi il 300 fu un'epoca di guerre continue e questo anche ha contribuito, oltre che la peste nera, alla diminuzione della popolazione nel corso del 300. Mi sa che Ci siamo. siamo ai Sì. 25. Se c'è qualche ultima domanda, qualche... Ah, ci sei tu, Irene? In conclusione a quanto ha raccontato nel suo libro, qual è stata la fonte di ispirazione che gli ha fatto scrivere e gli ha reso necessario esprimere quella che è la storia di Iglesias? Io l'ho scritto semplicemente perché non ce n'erano, non c'era un libro. A me interessava leggerlo. Ho frugato e ho trovato soltanto quello di Marco Tangheroni, che però è un libro datato, fatto molto benissimo, è un ottimo libro, però non era un libro divulgativo, cioè è una storia quasi per specialisti che infarcisce pagine e pagine di informazioni, dettagli che stancano il lettore comune. Quindi io ho pensato che potesse servire un libretto agile che raccontasse senza un grande sforzo di 100 e poco più pagine. Quella era stata, non certo tutta la storia di Iglesias, però almeno la storia della nascita, della fase iniziale della nascita di Iglesias. Cioè l'ho fatto per una mia curiosità. Inizialmente io me lo sono chiesto e piano piano, man mano che il materiale aumentava, anche perché è facile fare una ricerca oggi senza dover andare in tutti gli archivi, in quanto troviamo moltissimo in rete. Pasquale Tola nell'Ottocento ha fatto il codice diplomatico della Sardegna con una raccolta, poi il Baudi di Vesme hanno fatto delle raccolte di documenti che tutti possono consultare praticamente a casa propria senza dover andare all'archivio, e poi magari ti devi leggere un pochino i testi, insomma, scritti nel 500, che purtroppo non sono tradotti, però io non li ho letti tutti, però ho letto le parti che mi interessavano, sono scritti in latino e bisogna andare a consultare quelli e lì ci sono delle informazioni interessanti. Però ripeto, si può fare anche da casa adesso, con l'informatica ha facilitato la mia ricerca. Grazie della domanda. Bene, Sentiamo. prego. Allora, più che altro la mia domanda è anche a seguito di una discussione che abbiamo fatto con il professor Casulo in classe, perché riflettevamo sul fatto che i libri di storia, per esempio, che utilizziamo durante le lezioni, molte volte tendono a tralasciare alcuni degli argomenti che riguardano la nostra civiltà. Ecco, volevo sapere la sua opinione in merito. Purtroppo, diciamo, chi scrive i libri di storia deve farlo in uno spazio molto ristretto e quindi anche quando narra, per esempio, la storia dei comuni, deve porsi il problema dell'utenza, cioè il ragazzo che lo studia, che studia la storia. La quantità di ore di storia è stata ridotta negli ultimi anni. Quanto tempo ha a disposizione per imparare la storia dell'Europa, per esempio? Ne ha poco e quindi bisogna ridurla ai fatti essenziali, per cui per esempio
una battaglia importantissima come quella della Meloria è narrata en passant. Si dicono 2 o 3 righe sulla battaglia della Meloria, tralasciando tutta una serie di particolari di conseguenze che sarebbe interessante sapere. Però dobbiamo metterci nei panni di chi scrive questi libri. Ha poco spazio, non può dedicare ampio spazio a questioni particolari come per esempio la storia inglese. Quindi io direi che i libri di testo li lasciamo così, li arricchiamo noi, cioè è giusto con del materiale supplementare, con delle dispense, all'occorrenza allargare diciamo, l'ambito di studio in modo elastico, diciamo. Quindi non sono fatti male, sono obbligatoriamente, poveracci, li devono scrivere così. Sì, certo. Io invece sono dell'opinione che ci vuole per quanto riguarda la scuola sarda, un'integrazione del curricolo con la storia della Sardegna, perché sì. Si può fare con le leggi regionali, con lo statuto speciale che abbiamo, l'articolo 4 prevede questo. Sarebbe importante. Sì. E niente, mi pare che siamo arrivati alle 13:30 e allora ringraziamo il professor Ezzi che ha fatto questo excursus completo della nascita di Iglesias. Lui ha anche così qualche